Ti è mai capitato? Finisci un libro di crescita personale, ti senti un leone per 2 giorni e poi, puff, sei di nuovo al punto di partenza, ma con in più quel fastidioso senso di colpa. Ti bombardano di messaggi: ottimizza il tuo tempo, massimizza il tuo potenziale, costruisci la versione 2.0 di te. E se ti dicessi che proprio questa ossessione per il costruire è la causa nascosta della tua infelicità? E che la vera pace, quella autentica, non si costruisce, ma si scopre, proprio quando smettiamo di affannarci a cercarla. Oggi proviamo a smascherare, tra virgolette, il grande inganno, ovvero il paradosso per cui più cerchiamo di migliorarci e più ci sentiamo insoddisfatti. E vedremo come una saggezza antica di millenni ci offre una via di uscita non aggiungendo altro, ma semplicemente lasciando andare. L'industria della crescita personale, un gigante da miliardi di dollari, poggia su una premessa tanto affascinante quanto velenosa. Puoi essere di più, puoi avere di più, devi solo fare di più. Quindi leggi quel libro, ti iscrivi a quel corso, ti svegli alle 5 del mattino, mediti, scrivi un diario, fissi degli obiettivi, la lista è infinita. Ogni consiglio da solo sembra anche sensato, ma tutti insieme creano una sorta di prigione perfetta senza sbarre, ovvero la ruota del criceto dorata. E noi corriamo senza fiato verso una versione futura e migliorata di noi, convinti che la felicità ci aspetti proprio lì, un attimo dopo il prossimo traguardo. Ma raggiungi l'obiettivo e l'euforia dura un secondo, giusto il tempo di alzare la testa e accorgerti che l'asticella si è già alzata. Correre 5 km non basta più, ora devi farne 10. Aver letto 20 libri all'anno è da principianti, il guru di turno ne legge 50. Guadagnare X non è abbastanza perché c'è sempre qualcuno che guadagna X più 1. Questo sistema è diabolicamente perfetto perché fa leva su un bug della nostra mente, il desiderio che non si placa mai. È come provare a spegnere la sete bevendo acqua salata. Ogni sorso non fa altro che aumentare il bisogno, lasciandoti più disidratato e frustrato di prima. La crescita personale, per come ci viene venduta oggi, non è una strada per la contentezza, è un abbonamento a vita all'insoddisfazione. Ci promette il controllo, ma ci rende schiavi di un ideale che non raggiungeremo mai. Ci dice che la felicità è un progetto, un risultato da ottenere. La verità, inseguendo la farfalla della felicità con un retino, l'unica cosa che otteniamo è la certezza di non prenderla. E così continuiamo a correre, esausti, senza capire che la prigione è aperta. Siamo noi a tenerci dentro, sperando che il prossimo giro sia quello buono. Questa corsa senza fine non è solo stancante, è dannosa, perché scava dentro di noi dei solchi profondi di ansia, inadeguatezza e persino solitudine. Proviamo a vedere insieme quali sono i 3 veleni che ci vengono iniettati in piccole dosi ogni giorno. Il primo, il più potente, è la trappola dell'ego. La crescita personale moderna, invece di aiutarci a liberarci dal nostro ego, lo pompa, lo nutre, lo fa diventare enorme. Ogni miglioramento è una medaglia da puntarci al petto. Io medito, io leggo libri difficili, io ho una morning routine perfetta. La nostra identità non è più io sono, ma io faccio. Il maestro tibetano Trungpa ha definito questo processo materialismo spirituale. Usiamo pratiche di autoaiuto non per liberarci, ma per costruirci un ego ancora più figo e corazzato. Diventiamo dei narcisisti spirituali, convinti che le nostre abitudini ci rendano migliori degli altri, più evoluti potremmo dire. Peccato però che questo superego sia fragilissimo. Ha bisogno costantemente di conferme, di sentirsi il migliore, di vincere, e appena non le ottiene, va in pezzi. E qui caschiamo nel secondo veleno, l'ansia del confronto. La crescita personale si fusa con i social media creando un mostro. Non stiamo più solo cercando di essere la versione migliore di noi stessi, stiamo cercando di essere migliori della versione patinata che gli altri mostrano online. La vita diventa una sorta di gara di performance. Chi ha la casa più minimalista? Chi il fisico più scolpito? Chi ha la carriera più sfolgorante? Ci confrontiamo non con la realtà, ma con il trailer dei film degli altri. Un flusso infinito di successi che ci fa sentire perennemente sbagliati.
L'ispirazione diventa invidia, l'ammirazione diventa un senso di inadeguatezza e ogni scrollata sullo schermo è una microdose di veleno che ci sussurra: vedi, non sei abbastanza, non stai facendo abbastanza. Infine, il terzo veleno, il fallimento vissuto come una colpa. Se il successo è una formula, disciplina, più abitudini, più mindset positivo, allora l'insuccesso, per logica, può essere solo colpa nostra. Non hai raggiunto l'obiettivo? Non ti sei impegnato abbastanza. Sei ancora infelice? Stai sbagliando qualcosa nell'applicare le tecniche. Questo modo di pensare trasforma ogni ostacolo in un atto di autosabotaggio. Invece di vedere un fallimento come una semplice informazione, un dato neutro, lo interiorizziamo come la prova che siamo difettosi. E questo genera una vergogna profonda che ci blocca, o peggio ancora, ci spinge a correre ancora più forte sulla ruota, alimentando il ciclo di stress e burnout. L'industria che prometteva di liberarci ci ha messo in cella con 3 guardie spietate, un ego che non si sazia mai, un confronto che non finisce mai e la vergogna di non essere mai abbastanza. Quindi siamo qui, intrappolati, stanchi e frustrati. A questo punto la domanda sorge quasi da sola. Ok, se correre non funziona, che faccio? Mi fermo? Mi arrendo? La risposta è più intelligente e molto più liberatoria. E se la strada per la pace non fosse aggiungere qualcosa, ma togliere? C'è una saggezza antica, nata più di 2500 anni fa, che ci indica una direzione completamente diversa. Una strada che non ci chiede di diventare una versione migliore di noi, ma di mettere in dubbio l'idea stessa che esista un sé fisso da dover migliorare. Il buddismo, lo dico a beneficio di tutti, non è un manuale di soluzioni rapide. Offre una diagnosi radicale e una cura altrettanto profonda. Parte da un'osservazione che io definisco brutale, ma incredibilmente liberatoria. La radice della nostra sofferenza non è fuori, ma è dentro di noi. È il nostro attaccamento a un'idea sbagliata. Il primo concetto da afferrare è che la sofferenza, in lingua pali dukkha, nasce dal desiderio costante, da questa sete infinita di avere, di essere e di diventare. La crescita personale moderna è la perfetta incarnazione di questa sete, la sete di diventare più produttivo, più ricco e più felice. Ma Buddha ha insegnato che finché la nostra pace dipenderà dall'ottenere qualcosa nel futuro, saremo per sempre insoddisfatti, perché la natura stessa del desiderio è quella di non spegnersi mai. Questo ci porta al cuore della rivoluzione, il concetto di anatta o non sé, l'idea che ci sia un io stabile, permanente al centro dei nostri pensieri, un capo al comando, è, secondo Buddha, la più grande delle illusioni. Quello che chiamiamo io è in realtà un insieme di processi in continuo cambiamento, sensazioni, emozioni, pensieri e percezioni. Non c'è un amministratore delegato nella nostra testa, c'è solo un flusso costante. Capire questo, capirlo davvero, cambia tutto. Se non c'è un sé fisso da migliorare, l'intera impalcatura della crescita personale crolla. Che senso ha costruire la versione migliore di te stesso se te stesso non è una statua ma un fiume? La domanda allora non è più come miglioro il mio ego, ma come smetto di identificarmi con questo flusso di pensieri ed emozioni? È qui che entra in gioco la pratica. Il buddismo non chiede di accumulare abitudini, ma di coltivare qualità. La prima è la mindfulness, la consapevolezza. Meditare non è svuotare la mente, ma osservarla senza giudizio. E notare un pensiero ansioso che arriva, guardarlo per un istante e lasciarlo andare, senza aggrapparsi, senza credere che quel pensiero sono io. Questa è la vera pratica del lasciare andare. Non è rassegnazione, ma liberazione dall'illusione di essere i nostri pensieri. Al posto della competizione, il buddismo ci dà la metta, l'amorevole gentilezza. Questa è la pratica di augurare benessere e felicità prima a noi stessi e poi piano piano a tutti gli esseri viventi. Questa pratica, se ci pensi, è l'antidoto perfetto al narcisismo spirituale, perché sposta il focus da come posso essere felice io a possano tutti essere felici. Ci fa capire che la nostra felicità non è un'isola, ma è connessa a quella di tutti. La via del buddismo quindi non è un progetto di costruzione, ma di demolizione. Demolire l'illusione di un io separato, demolire l'attaccamento ai risultati,
demolire l'idea che la felicità sia una destinazione. È un invito a smettere di fare a pugni con la realtà e accoglierla così com'è, qui e ora. La pace che stiamo cercando disperatamente non è nel prossimo libro, nel prossimo obiettivo. È sempre stata qui, sepolta sotto strati di dovrei essere e vorrei avere. Per anni ci hanno venduto un sogno che si è rivelato una trappola. Ci hanno detto di arrampicarci su una scala per trovare la felicità, dimenticandosi però di dirci che la scala è infinita. La crescita personale moderna promette il paradiso ma ci incatena una ruota di ansia e autogiudizio. La saggezza buddista ci offre una via d'uscita. Non è una scorciatoia, ma è un sentiero che ci invita non a diventare qualcuno di migliore, ma a realizzare che siamo già completi così come siamo. La vera crescita non è aggiungere un altro strato al nostro ego, ma avere il coraggio di toglierli uno a uno, fino a scoprire la pace che c'è nel semplice essere. Non si tratta di diventare superuomini, ma di diventare pienamente e incompassionalmente umani. La liberazione non è diventare qualcosa che non siamo, ma smettere di credere di doverlo essere. E ora che siamo arrivati alla fine di questo video, ho una domanda per te. Non qual è il tuo prossimo obiettivo, ma qualcosa di diverso. Qual è la prima cosa, la prima aspettativa o il primo dovrei essere che senti di poter finalmente lasciare andare invece di migliorare? Scrivilo nei commenti qui sotto. Leggo e rispondo a tutti. Se questo video ti ha dato uno spunto nuovo, iscriviti al canale, magari attiva anche le notifiche. C'è un mondo intero di pace da scoprire, non là fuori, ma qui dentro. Grazie per avermi ascoltato.